Esistono uomini che sembrano nati per abitare il confine tra terra e cielo, tra preghiera e rivolta, tra la parola poetica e il grido della giustizia. David Maria Turoldo è stato un frate servita, un poeta premiato dai grandi della letteratura, ma soprattutto la coscienza inquieta della Chiesa. In un'epoca di grandi trasformazioni, Turoldo ha incarnato l'aspirazione a un cattolicesimo rinnovato, capace di dialogare con il mondo senza mai diventarne schiavo. Oggi riscopriamo l'uomo che ha saputo cantare la dignità della povertà e la fatica della ragione. Nato Giuseppe Turoldo nel 1916 a Coderno, nel Friuli, era il nono di 10 fratelli. La sua non è stata un'infanzia di privazioni subite, ma una vera e propria infanzia d'oro, come scriverà più tardi, immersa in una cultura contadina, dove la povertà era vissuta con estrema dignità. Questa solida radice rurale darà forma a tutta la sua sensibilità futura. A soli 13 anni entra tra i servi di Maria e nel 1940 viene ordinato sacerdote. Ma il seminario non è per lui una torre d'avorio. La sua vocazione è quella di un essere nel sistema senza essere del sistema. Assegnato al convento di San Carlo al Corso a Milano, Turoldo si trova nel cuore del dramma della Seconda Guerra Mondiale. Durante l'occupazione nazista non resta a guardare. Insieme all'amico Camillo De Piaz collabora attivamente con la resistenza antifascista. Dal suo convento nasce il periodico clandestino L'Uomo, un titolo che è un programma di vita, una scelta dell'umano contro il disumano. In quegli anni la sua predicazione in Duomo, durata quasi un decennio su invito del cardinal Schuster, scuote le coscienze dei milanesi. Dopo la guerra la sua carità si fa concreta, sostiene il progetto Nomadelfia e fonda il centro culturale Corsia dei Servi, un laboratorio di dialogo senza preconcetti. Ma Turoldo è anche e forse soprattutto un uomo di parola. Tra il 1948 e il 1952 si rivela al grande pubblico con raccolte come Io non ho mani e Gli occhi miei lo vedranno, presentato niente meno che da Giuseppe Ungaretti. Tuttavia, la sua libertà di pensiero ha un prezzo. Le sue posizioni, spesso critiche verso le autorità, lo rendono una figura scomoda. Nel 1953 è costretto a lasciare Milano iniziando un periodo di pellegrinaggio fra l'Austria, la Baviera e Firenze, dove incontra altre anime grandi come Giorgio La Pira ed Ernesto Balducci. Il cinema e Fontanella, la casa di Emmaus, il ritorno nella sua terra, il Friuli, porta alla nascita di un progetto visionario, il film Gli Ultimi, 1962, che racconta con crudo realismo la nobiltà della vita rurale. Ma l'opinione pubblica del tempo non è pronta a guardarsi allo specchio e il film viene inizialmente rifiutato. La vera approdo di Turoldo avviene però nel 1964 a Fontanelle di Sotto il Monte, nel Bergamasco. Qui, in un antico priorato, fonda la casa di Emmaus, un luogo di accoglienza universale, senza distinzioni di fede o ceto sociale, che diventa un punto di riferimento per la cultura e la spiritualità italiana. In questi anni Turoldo lavora incessantemente al rinnovamento della liturgia, traducendo i salmi in una versione metrica che ancora oggi risuona nelle nostre chiese. Negli ultimi anni, colpito da un tumore, Turoldo affronta Sorella Morte con un coraggio trasparente, continuando a scrivere e a testimoniare la sua fede fino all'ultimo. Muore a Milano il 6 febbraio 1992. Ai suoi funerali il cardinale Carlo Maria Martini dirà parole che restano scolpite. La Chiesa riconosce la profezia troppo tardi. Oggi Turoldo riposa sotto una semplice croce di legno nel piccolo cimitero di Fontanella, in mezzo alla sua gente. David Maria Turoldo ci lascia in eredità uno scandalo,
lo scandalo della speranza. Ci insegna che la fede non è un rifugio, ma un rischio, che la poesia non è un ornamento, ma una necessità per restare umani. La sua voce, che ha attraversato il Novecento tra resistenza, versi e profezia, continua a interrogarci. Siamo ancora capaci di sognare un mondo dove la fraternità sia l'unica legge? Grazie per averci seguito in questo viaggio nella vita di un uomo che non ha mai smesso di cercare il volto di Dio in quello dell'uomo. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Quale poesia o pensiero di Turoldo vi ha colpito di più? Al prossimo appuntamento con la cultura su Culture and Education.